Caduti nella morsa dello Scorpione, per Seiya e Shiryu la situazione è ancora una volta difficile. Il Cavaliere dello Scorpione ha una tecnica insidiosa con cui paralizza il nemico, chiamata semplicemente Restriction. Una tecnica secondaria comunque, poiché come scoprono dopo poco i due protagonisti, il vero colpo segreto di Milo dello Scorpione è lo Scarlet Needle. Una tecnica simile alla puntura di un ago, sottile, ma capace di provocare atroci dolori e sfiancare il nemico rendendolo più debole, colpo dopo colpo. Personalmente mi piace molto come combatte Scorpio. Lo Scarlet Needle è una tecnica azzeccata che ben si ricollega alla costellazione. Non è poi finita qui, c'è ancora altro da scoprire di questo insidioso colpo segreto. Pensavo che le mie lacrime si fossero esaurite, ma Shun ha donato la sua calda vita al mio corpo congelato. Inoltre, anche il mio cuore si è riscaldato, scongelando la mia anima congelata. Ecco, nella situazione più critica entra in scena Yoga, con Shun tra le braccia e le lacrime agli occhi. Questo è un momento catartico per la figura del cigno, il quale non era ancora tanto parte del gruppo quanto gli altri, almeno stando alla versione del manga. Non dimentichiamoci che Cigno all'inizio del racconto è un vero e proprio antagonista, un sicario dal cuore di ghiaccio, mandato dal grande tempio a uccidere fratelli e compagni che combattevano tra loro per scopi personali e che solo in un secondo momento e un po' di fattori esterni si è unito agli altri. Il fatto che Shun sia arrivato quasi a sacrificare la vita per salvarlo porta in Yoga una nuova prospettiva e rinnova le sue convinzioni. Se i suoi fratelli erano disposti a tanto per lui, allora egli avrebbe fatto altrettanto. Il Restriction di Scorpio si rivela inutile contro Yoga ed anzi è il Cavaliere d'Oro che viene bloccato momentaneamente dai cerchi di ghiaccio realizzati con il colpo noto come Coliso. Milo, non crederai che il significato della parola sogno sia sinonimo di impossibile, vero? Pensare che sia possibile realizzare un sogno è il pensiero di un vecchio che ha smesso di avere le speranze nella sua vita. Per noi i sogni non sono cose che non si possono realizzare. Qualsiasi sogno, se ci si crede e ci si impegna per realizzarlo, diventa realtà. Il Coliso permette agli altri cavalieri di bronzo di proseguire la scalata. Lo scontro tra Cigno e Scorpione è inevitabile. La storia prosegue, dandoci un piccolo momento di respiro, mostrandoci Saori Kido, in fin di vita, insieme al suo maggiordomo Tokomaru Tatsumi, il quale prova goffamente a proteggerla da alcuni sgherri minori del santuario. Una scena sì d'azione, ma dallo spirito comico. A salvare la situazione ci penseranno Yabu dell'unicorno e tutto quel gruppo di Bronze Saint che non ce l'hanno fatta a diventare protagonisti, ricordandoci che anche loro esistono e che sono pronti a dare la loro vita per Atena. Anche questi personaggi cercheranno di dare la loro parte in questa vera e propria guerra civile tra cavalieri. Ci siamo, la battaglia tra Yoga e Milo è davvero soddisfacente a partire dal punto di vista grafico. Kurumada sfrutta bene il fatto che entrambe le costellazioni di riferimento dei due cavalieri siano animali e non mancano scene in cui un cigno e uno scorpione, realizzati magistralmente, combattono in maniera ferale. Per questa battaglia tornano poi sia le pagine a colori che quelle in quadricromia. La bellezza di questo scontro è poi la tensione che riesce a creare, questo grazie alle peculiarità dello Scarlet Needle di Scorpio. Ogni puntura va a colpire un diverso punto vitale, portando con il 15° colpo la morte sicura all'avversario. Yoga dalla sua ha solo tecniche congelanti, che però non riescono a far breccia sulle difese del Gold Saint. Antares è un'enorme stella rossa che si situa al centro delle 15 stelle che formano la costellazione dello Scorpione.
Si trova esattamente al posto del cuore dello Scorpione. Questo significa che è il colpo mortale dello Scarlet Needle. Tu sei la prima persona che mi ha fatto arrivare a questo punto. Antares è l'ultimo colpo della sequenza di Scarlet Needle. Ti faccio i miei complimenti. Quando Antares, la puntura finale, sta per essere lanciata, ecco che Yoga ribalta la situazione congelando le gambe del nemico e colpendolo con una bufera di aria gelida chiamata Kolodny Smerk. Scorpio è tutt'altro che sconfitto, tuttavia, riconoscendo nell'avversario un certo onore, decide di rivelargli la verità sul suo maestro. Camus, in apparenza freddo come il gelo che controlla, non ha rinchiuso l'allievo nella bara di ghiaccio per ucciderlo, bensì per salvarlo dalle battaglie contro i Cavalieri d'Oro, per dargli anche solo una piccola possibilità di sopravvivenza. Quelle montagne sono chiamate Muro del Ghiaccio Eterno. Non si sono mai sciolte per decine di migliaia di anni. Hanno una durezza straordinaria. Yoga, se vuoi diventare un Saint, devi diventare resistente come un muro di ghiaccio, che continuerà a rimanere lì per l'eternità, senza farsi sciogliere dal sole. Ascolta, davanti a un qualsiasi nemico, per quanto potente esso sia, devi mantenere la calma. Milo, per affetto nei confronti del commilitone, decide di risparmiare la vita al giovane Bronze Saint. Lo Scorpione, nell'astrologia, simboleggia il periodo autunnale, un segno d'acqua che rappresenta il principio della trasformazione. I semi piantati durante questa stagione riposeranno sottoterra fino alla primavera, simboleggiando un processo di fine e uno di inizio. Plutone e Marte governano Scorpio, raffigurato in cielo da una M e una freccia, a simboleggiare la vita e la morte. Ma anche se la morte appare, però, la natura continua il suo ciclo di trasformazione. Le foglie morte diventano nutrimento per la terra e favoriscono la nascita della nuova vita. Uno dei miti antichi legati allo Scorpione è quello della Fenice, conosciuta anche come Bennu dagli Egizi. Si pensa che la Fenice fosse inizialmente ispirata dall'Airone, cinerino del Nilo, il cui ritorno coincideva con la fine dell'inondazione annuale, portando fertilità al suolo. Un altro mito associato allo Scorpione è quello di Orione, un cacciatore gigantesco e affascinante, figlio di Poseidone secondo la tradizione greca o di Nettuno secondo quella latina. Orione fu ucciso da uno scorpione a causa della gelosia di Artemide, diventando poi la costellazione più luminosa del cielo settentrionale. Nella simbologia egizia, lo Scorpione era associato alla dea Sekler, protettrice delle profondità della terra, e conferiva poteri taumaturgici ai suoi devoti. Lo Scorpione è l'archetipo del distruttore, comprendendo la morte e la trasformazione. Può favorire il cambiamento o sabotarlo. La psiche dello Scorpione è complessa, sensibile ma enigmatica, ama esplorare le emozioni e il mistero. È attratto dalla trasgressione e dalla sfida estrema, spingendosi fino al rischio più estremo. La passione per l'archeologia e il paranormale riflette la sua natura di esploratore dell'inconscio e del mistero. Il cavaliere che veste le vestigia dello Scorpione è Milo, nella serie classica, Zafiri in Los Canvas, Cardia, sempre in Los Canvas, Sonia in Omega e Acarlate in Next Dimension. Mentre i miei fratelli Seiya e gli altri stanno combattendo rischiando la vita, come posso rimanere inerte senza fare niente? Risvegliandomi fra qualche decina o centinaio di anni non avrebbe senso. Per me conta vivere in quest'epoca. Una delle mie gioie più grandi è il continuare ad andare avanti insieme ai miei compagni, mantenendo l'ardore del sangue in qualsiasi situazione. Una volta maledicevo Dio per la mia nascita sfortunata, ma ora lo ringrazio per avermi fatto nascere in quest'epoca come loro fratello. Yoga si rifiuta di accettare trattamenti di favore. Pronto a ricevere Antares, decide di combattere fino alla fine.
Antares trafigge il cuore del cigno e i Seimtein di Milo, dei veri e propri punti deboli di un cavaliere che coincidono con le stelle della sua costellazione posizionati lungo il suo corpo, sono congelati. Milo si sente sconfitto, poiché è conscio che ad averlo salvato da una simile situazione è soltanto la sua armatura, capace di resistere alle temperature più estreme. Riconoscendo la sconfitta morale, il Cavaliere d'Oro cura il giovane cigno dalle ferite. Forse questa nuova generazione di cavalieri serve davvero la dea Atena. Che dire su Milo? Personalmente mi piace un buon Cavaliere d'Oro, con un bel design e delle tecniche molto in linea con ciò che rappresenta. Mi piace che, nonostante la sua natura da predatore, ha il buon senso di fermarsi e non combattere fino alla morte come i suoi colleghi più testardi. Mentre noi chiacchieriamo, però, l'armatura d'oro del Sagittario si è liberata sopra il santuario e la scalata continua.